Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie. Eternamente grazie. Sono distrutta. Faccio vai e vieni dall'ospedale, papà sta bene. Come vi ho detto anche nel lui lei, papà sta bene, lo dimettono tra 2 giorni, credo, un giorno o 2 giorni. E proprio si è ripreso totalmente, dice che bello, il dono della vita. Io lo guardo e dico, mo ti prendo a schiaffi. No, perché ci hai massacrato. Siamo tutte così, un po' così, a pezzettini. Sono stanchissima, ragazzi, mi è stanchissima. Faccio vai e vieni è bellissimo questo servizio ed è straordinario quello che abbiamo fatto tutte insieme. È bellissimo. Presto vi porto qua Gianni Sand, qua ve lo metto davanti. L'imputato, cosa hai da dichiarare, imputato? Quindi grazie, eternamente grazie. Continuo a leggere le vostre email stupende, devastanti, stupende. E non ho più parole per dirvi l'amore che scorga dal mio cuore è immenso, è immenso. Grazie, veramente grazie. Ho appena finito di fargli la pedicura a papà con massaggio di eh, riflessologia plantare. Gli ho portato dei fiorellini stamattina raccolti nel campo perché mi sono persa in una stradina di campagna e mi sono persa, avevo messo Google Maps, quando mai metto Google Maps? Non lo so, non chiedetemelo, no, perché stanno facendo lavori su una strada, ho messo Google Maps, mi ha portato in una stradina di campagna e li ho portati, dico, ma non è un caso che sono qui, in una stradina di campagna tutta rovinata, uno scenario pazzesco, però la macchina faceva tutto. Ho detto, beh, non è un caso che mi trovo qui. Gli ho portato questi fiorellini di campagna, ho chiesto prima di raccogliere i fiorellini agli spiriti dei fiori e se potevo portare la bellezza nel luogo in cui stavo andando, per portarla a mio padre, per portarla anche alla persona che è con mio padre a letto a fianco e portare un po' di freschezza, di bellezza della natura. E sentivo percettivamente questi spiriti che mi accompagnavano in questo, no? E lo spirito del papavero, piuttosto di quei fiorellini gialli o quei fiorellini viola che ci sono in queste campagne bellissime del sud nostro, italiano. E, e con grande trasporto gli ho portato questi fiori e poi gli ho fatto il massaggio ai piedi, è stato bellissimo. Sono felicemente distrutta. Sono felicemente distrutta. E quindi questo, ragazzi miei ragazzi. Allora, prima che vado nell'altra dimensione, che faccio il transito, dormirò per non so quante ore, dormirò per non so quante ore. Non sono ancora riuscita a riposare proprio del tutto bene, ma è bellissimo. Ho un grande amore dentro che mi nutre al di là della stanchezza fisica. Grazie, eternamente grazie. Allora, allora, non devo stare un attimo, se no mi commuovo poi, eh? Dai, fra. Allora, vediamo come saranno le energie della prossima settimana dal 5 all'11 maggio. E per tutte le ragazze nuove a cui do il benvenuto, il caloroso benvenuto nella nostra scuola, nella nostra famiglia, ho pubblicato tutti i segni zodiacali per il mese di maggio con il rituale della buona riuscita. Lo trovate nella playlist oroscopo maggio 2025, va bene? Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, oggi abbiamo tre varianti. Abbiamo tre varianti anni 80, un po' così. Abbiamo la cassetta, il telefono, vecchio telefono, e la chiave di violino, perché l'armonia sia dentro e fuori di noi.
Scegliete uno o più di una, ragazze mie ragazzi, sotto l'info box trovate la timeline di ogni variante. Sceglietene una più di una, quello che sentite di fare. Vediamo come saranno le energie dal 5 all'11 maggio. E partiamo dalla cassetta. Allora, partiamo dalla cassetta, ci mettiamo degli oracoli, va bene? Iniziamo con questi. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la cassetta, come sono le energie di questa settimana? Quali sono i passi migliori da seguire affinché possiamo andare incontro agli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, numi e realizzare la nostra libertà, i nostri obiettivi, nella bellezza e nella gioia. Ricordiamo che è reale perché è irrazionale. È reale perché è irrazionale. Tutto ciò che è irreale, tutto ciò che è irreale è irrazionale. È reale perché è irrazionale. Allora, vediamo, mettiamo un oracolo di questi, poi ci mettiamo, allora, ma dove vedo doppio, ragazzi, vedo doppio. Allora, ci mettiamo l'oracolo della magia. Mettiamo questo, poi ci mettiamo questo, poi ci mettiamo questo, ok, dai, per adesso basta così, no ragazzi? Ok, per adesso basta così, poi mettiamo i tarocchi. Vediamo quali sono le energie che sono gli eventi che accadranno in questa settimana secondo il tuo karma e il tuo dharma affinché tu possa realizzarti. Vediamo. La falsa porta, è già... Ti renderai conto di ciò che è falso in questa settimana. Comunque tutto ciò che è falso, ragazze mie, cos'è? Cos'è che è falso? Qua stiamo a togliere le maschere, a essere autentiche, autentici. Cos'è? Qual è la finzione più grande che esiste per la coscienza umana? La mente! La mente! La mente, perché? È reale perché è irrazionale. Tutto ciò che è reale è ciò che non si può spiegare con la mente. Vediamo un po' ancora. Dragones, matalos a todos, uccidili tutti, dragoni della tua mente. Questa è una settimana in cui ti confronterai con la mente, come tutti noi, come costantemente, però battono l'attenzione su questo. La falsa porta, uccidili tutti. Che cos'è che devi uccidere fondamentalmente? Magia pratica 12, vi dico come ucciderla. Come metterla al servizio della causa più grande. Cosa? La mente. La mente. Cos'altro? L'angelo che cade, infatti, narcolessia spirituale. Allora, ragazze e ragazzi, allora, mi stanno mettendo in guardia. Mi stanno mettendo in guardia, ma noi siamo munite della spada magica, la spada magica, e mi stanno mettendo in guardia sul fatto che questa è una settimana in cui ti confronterai, siamo nel Kali Yuga, non dimentichiamocelo mai, il momento più straordinario per l'umanità per risvegliarsi in un secondo, cosa che avremmo potuto fare in un anno in altre epoche. In quest'epoca lo facciamo in un secondo il risveglio. Allora, mi dice che questa è un'energia che già con la quale tu ti sei confrontata o confrontato, però me la rimarcano, ciò vuol dire stai attenta o attento alla mente. Va bene, ricordati, è reale perché è irrazionale, magia pratica 12. E no, non era magia pratica 12, scusami, vedi, sto comunque rincoglionita, scusate il termine. È su lui lei che abbiamo fatto la domenica scorsa.
è reale perché è irrazionale, è reale perché è irrazionale. Quindi tutto, in questa settimana la tua mente, adesso lo vediamo con i tarocchi, però questo è il corpus principale, no, da applicare in tutte le circostanze che ti accadranno. Ti dirà, guarda, è reale perché lo puoi toccare, lo puoi vedere, lo puoi sperimentare con i cinque sensi. Non è così. No, no. Tutto ciò che non sperimenti con i cinque sensi, ma che sperimenti a livello emozionale è reale. Va bene? Narcolesia spirituale è un addormentamento spirituale, no? La mente ti fa vedere cose che non esistono, che non sono reali, anche se le puoi toccare. Uccidili tutti, ti dice. Queste forme pensiero negative. Cos'è la forma pensiero negativa? È tutto ciò che la mente ti dice che è vero. Va bene? Cos'altro? E poi abbiamo costruire palazzi. Questa è una bellissima carta che mi parla del fatto che questa è la settimana in cui si metteranno delle basi per la costruzione di qualcosa. Dalle carte precedenti che sono uscite si può evincere perfettamente che questa è la settimana in cui tu metterai le basi di una nuova consapevolezza che ti porterà a dare dei frutti nella materia. Quindi, come ti stavo dicendo prima, queste carte qui sono anche una sorta di rimasuglio, di eco, una sorta di eco di quello che stai evolvendo in questi ultimi tempi. E che cos'è che stiamo evolvendo in questi ultimi tempi? Il fatto di risvegliare la consapevolezza spirituale, e cioè è reale perché è irrazionale. E questo ti permetterà di costruire fondamenta nella tua vita che siano veramente stabili. Quando dai credito alla parte irrazionale della vita, al caos, all'invisibile, allora sì che metti le basi per la costruzione di una nuova struttura della tua vita, anche a livello pratico, materiale. Quando non hai paura di investire su certe questioni, anche a livello pratico, lavorativo, o non hai più paura, che cosa vuol dire? Che lì realizzi delle costruzioni solide. Mi viene in mente chi vuole fare un azzardo, lasciare un posto di lavoro, non sa dove va, però si sente che lo deve lasciare per dedicarsi ad altro, no? Però ha paura, ok. Allora la mente ti dice la falsa porta, no, ma no, no, non puoi farlo, no, ma poi come fai a guadagnare, a guadagnare? No, poi come fai? E ti fai prendere dalla mente, narcolessia spirituale, addormentamento dello spirito. Chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato. Tu hai diritto all'azione per conseguire i tuoi obiettivi, non ai frutti dell'azione. Quelli sono destinati, sono relativi al Supremo, come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Madò, come sto messa questi giorni. Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ok. E dobbiamo osare oltre i nostri limiti. Ci stiamo dentro, siamo proprio nel Kali Yuga, ci stiamo dentro, siamo tutti insieme, sto qua a supportare la tua bellezza, il tuo trionfo e insieme a tutta la nostra famiglia. Ok, vediamo adesso con i tarocchi di che cosa ci stanno parlando. Vediamo un po'. Allora, quale ci mettiamo, ragazze e ragazzi? Vediamo questi qua. Vediamo un po' di che cosa ci stanno parlando. Ci facciamo una bella croce, ci facciamo il segno della croce, poi ci lasciamo. Ci facciamo una croce. Vediamo di che stanno parlando. Vediamo. Dal 5 all'11 maggio, per favore. 5 di coppe, 7 di denari. Stai aspettando qualcosa, no? Stai aspettando qualcosa, c'è una certa attesa. Una sensazione un po' di tristezza, una certa attesa però. Hai seminato i frutti su qualcosa o stai aspettando qualcosa? Ti vedo in attesa a pensare su alcune questioni. Vediamo di che si tratta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 7 di denari, l'appeso, vedi attesa, questioni riguardanti la famiglia o la stabilità o la casa o il denaro.
sì, stai aspettando qualcosa, sono carte di attesa queste. E che cosa fa la mente quando stai aspettando qualcosa? Ti mette il friccichio, non so come spiegarti, ti mette il carico da 90. Ma no, troppo pensare, pensare, pensare. Cioè, fai che il tuo pensiero sia costruttivo. Cioè, nel senso, indirizza i tuoi pensieri o quantomeno non permettere che il circolo vizioso della mente prenda il sopravvento. Qua ti vedo in attesa di qualcosa riguardante la casa, la famiglia, la stabilità. Vediamo. Energia attuale. La temperanza. Vedo una bellissima energia al centro stesa che mi parla di equilibrio che stai portando in te grazie a questa attesa, però. Mi parla di temperanza, la temperanza mi parla anche di comunicazioni che ci sono. Comunicazioni, comunicazioni e comunicazioni. Vediamo il positivo. 3 di bastoni. Arrivano comunicazioni in questa settimana che aprono un nuovo cammino. Inizia a muovere dei passi verso qualcosa di nuovo, verso un'aspirazione, un obiettivo o dei passi verso qualcosa. Vediamo il blocco o karma, che cosa c'è. Il paggio di coppe potrebbe essere che stai aspettando qualcuno, anche dei figli, o delle comunicazioni che non arrivano, nel frattempo stai portando equilibrio dentro di te col paggio di coppa al blocco. Oppure c'è un po' di timore tuo ad aprirti emozionalmente, mi spiego? Un po' il paggio di coppe è un po' la leggerezza, quella bellezza dell'adolescente, no? Stai portando guarigione affinché tu possa aprirti a questa bellezza del paggio di coppe. Comunque lo vediamo durante la stesa. Passato abbiamo un 3 di denari, l'asso di denari. Qua vedo che abbiamo avuto un'opportunità di lavoro, abbiamo avuto anche degli accordi di lavoro o la costruzione su qualcosa, no? Il 3 di denari e la costruzione sono il venirsi incontro per creare una struttura, delle basi, anche degli accordi lavorativi. E vedo che arrivano comunicazioni relative a questo, o va tutto bene sta andando bene rispetto alle questioni lavorative o pratiche di vita. Ok, vediamo cosa succede. 7 di coppe. Ah, re di spade, ho capito che cosa. Sì, sì, la torre. Allora, vedo che nel lavoro stanno andando bene le cose. Qua mi parlano del lavoro primariamente. Però qua viene una rottura in questa settimana con qualcuno. Rifiuti qualcuno e si apre una nuova possibilità. C'è questo re di spade qui, anche se sei uomo, perché non è una stesa specifica sull'amore o una stesa generale. Io ti leggo le energie e poi durante la settimana vedi dove vanno poi a manifestarsi. Vedo che c'è la rottura con una situazione o con qualcuno qua. Dopo tanta attesa è come se c'è la rottura di una situazione. Chi viene dopo la torre? Imperatrice, guarda come stai. Allora, qua credo che parli di una questione emozionale. Qua tu rompi una situazione che ti dà confusione con un uomo. O con io vedo una figura maschile qua. Rompi una situazione che ti dà confusione. E l'imperatrice mi parla di grande successo per te, che apre nuovi confini, nuovi orizzonti. Può essere nell'ambito comunque sia lavorativo di una falsa promessa, ricordiamo questa cosa qui. Tu ti rendi conto che una persona ha giocato un po' strano con te e rompi una connessione qua. Il paggio di coppe al blocco mi può parlare anche di sentimenti. O una persona che ti ha dato confusione o ti dà confusione, niente, rompi e te ne esci come imperatrice qua. Cioè, questa situazione, il fatto che tu possa rompere con una situazione aprendoti al nuovo, ti porta ad acquisire potere, a non trascinarti delle questioni, delle zavorre, mi spiego? Mi può parlare a livello emozionale o a livello anche pratico, lavorativo, eh? Rompi una situazione dall'alto del tuo trono qui, cioè, boom, basta. Cioè, basta procrastinare o basta situazioni di confusione. Fammi vedere gli altri tarocchi che mi dicono. Ti vedo avere molto potere in questa settimana dopo aver lavorato su di te, ma non lavorato nel senso
Siccome questa è la carta finale, anche una carta molto costruttiva e positiva, e qua c'è una sensazione di, me lo dicono anche le carte qua, di elaborazione interna tua, no? Ti accorgi di cose false o anche di una persona falsa in questi termini e hai il coraggio di fare delle azioni che ti danno un certo potere. L'imperatrice. Vediamo sulla temperanza ancora. 9 di coppe, ti vedo stare proprio bene veramente. 9 di coppe, ti vedo stare bene conseguendo un equilibrio felice, anche avere comunicazioni che ti fanno felice. Sull'ambito pratico, lavorativo o pratico, vediamo, però il 9 di coppe è un'energia autonoma, no? Cioè sto bene con le mie cose, raggiungimento di obiettivi, anche salute psicofisica ritrovata. 3 di coppe e 3 di bastoni è positivo? Ah, qua abbiamo un re di coppe, ragazze, Qua abbiamo un re di coppe, qua il diavolo. Sai che c'è per alcuni di voi? C'è una persona qua che ti corteggia e un'altra che la reputi immatura. Perché c'è opzioni qua col 7 di coppe. Qua c'è una persona che ti vuole rendere imperatrice. Anche se sei uomo, cambia il concetto. Si aprono le prospettive con questa persona, però tu rompi prima una situazione con una persona con la quale o stai in silenzio che ti dà confusione. Vedi un po' come ti risuona. Vediamo la principessa di coppe. Paggio di coppe al blocco. L'asso di denari. Non dai l'opportunità a qualcuno e la dai a qualcun altro. 2 di spade. Vedi c'è dualità. Vediamo asso di denari. 3 di coppe. Vedo che alcuni di voi hanno avuto un'opportunità di lavoro che le fa contente o contenti. 3 di denari. 8 di denari, vedi? Ti vedo impegnata o ti vedo felice nelle tue attività pratiche lavorative. Soddisfatta dei risultati raggiunti o soddisfatto. Poi c'è qua la parte emozionale, 7 di coppe. Vedi, 2 di spade. Qua c'è dualità, devi prendere una decisione con qualcuno o più di uno. 3 di spade. 4 di spade. Stai in silenzio con una persona, oppure metti pausa o rompi con una persona. La torre. Re di bastoni, sì, qua ci sono 2 re di nuovo, 9 di denari. Qua ti liberi da una circostanza con qualcuno. Mi può parlare comunque anche sul piano lavorativo, Fatto sta che ognuna di voi gli capita dove è meglio per il tuo karma, mi spiego. Qua rompi in questa settimana con una situazione con qualcuno, può essere sul piano lavorativo, sul piano pratico, sul piano amoroso. Fatto sta che c'è un'emozione non un'emozione, scusami, c'è una situazione che si rompe e un'altra che si apre a tuo favore e l'altra situazione che si apre e ti motiva di più. Vediamo l'imperatrice. Otto di coppe, qua te ne vai da una situazione emozionalmente inappagante. L'imperatrice di nuovo. È la regina di denari. Qua io vedo del successo sul piano pratico per te, sai? Per quanto riguarda il denaro, le finanze, però questo avviene dopo una decisione che prendi di liberarti da una certa zavorra emozionale. Sì, regina di denari, assolutamente sì, la morte, qua c'è cambio, cambio, cambio. Guarda, io sai che ti dico, qua stavi aspettando qualcosa relativo al tuo benessere, alla famiglia, anche rispetto ai denari, la vita pratica, no? Se c'è una persona che non ti convince qua per quanto riguarda le questioni che ti tengono sospesa, tu tagli queste questioni e questo re di coppe mi parla col 3 di bastoni anche dell'apertura verso qualcosa che ti motiva, a muovere dei passi verso. E ora, se questo si rifà sulla parte emozionale è perché significa che il tuo karma necessita sulla parte emozionale e relazionale, ma altrimenti perché ci si può confrontare, ci si confronta sempre solo con le proprie emozioni anche in ambito lavorativo, mi spiego. Quindi qua avviene una tua presa di posizione, una rottura con una situazione e un successo pieno grazie a questa capacità, questa dote che hai di mettere fine a una circostanza, un successo sul piano pratico, materiale, va bene? Vediamo adesso ragazze e ragazzi, andiamo a vedere sull'amore. Allora,
mettiamoci le mie nuove carte in inglese che non saprò mai leggere bene, come vi ho spiegato nel video di lui lei. Vediamo un po', vediamo un po', non le ho manco tradotte. O mi esce un poema epico anche qui di nuovo. Vediamo un po', tanto la prima parola la capisco e dopo il commento, capito che ogni tanto mi perdo perché sono non solo in inglese, che nonostante lo sappia l'inglese, però non mi piace, è in corsivo scritto e anche un po' sbiadito, quindi difficoltà, livello di difficoltà 9. Vediamo sull'amore. Cosa ci dicono le fate del cuore? Questa settimana del 5-11 maggio. Love language, act of service. Linguaggio d'amore, atto di servizio, azioni, speak louder than words. C'è qualcuno che ti corteggia in questa settimana, sai? C'è qualcuno che ti corteggia. C'è qualcuno che ti corteggia, forse anche sul posto di lavoro, mi viene da pensare, con queste carte qua. Guardate lui come abbraccia lei e lei un po'... Ma che vuole questo? Vediamo, mettiamo un'altra. Forgiveness. Ah, ci picchia. Qua c'è Maggio Man. Maggio Woman. Non si può dire Maggio Woman. Quindi qua dice Halloween the withers to wash away the pain of past. C'è una persona qua del passato anche che non ti ha mai dimenticato o che conosci già. Vediamo un'altra. Burning desire. Ah, desiderio di fuoco. Flames of passion. Ah, fiamme di passione. Chi è questo? E qua c'era pure il diavolo, ti ricordi qua sotto? Per alcuni di voi c'è una dualità qua tra due persone. Però anche se ti dico una cosa, anche nella misura in cui tu scegli una persona, però è come se ti facessi comunque desiderare, mi spiego, cioè rimani sul tuo, ti piace questa cosa, no? Però rimani sul tuo. C'è una persona a cui scateni molta passione. Vediamo cos'altro mi dicono queste. Luna di miele. Vedi c'è un nuovo amore qua. C'è un nuovo amore qua. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Che questo qua, questo re di coppe è qua. Sì. Dipendenza reciproca. E c'è qualcun altro che ha dipendenza nei tuoi confronti o tu che stavi dipendendo a livello emozionale da una vecchia emozione con una persona che non ti dà nulla fondamentalmente più. Vediamo? Allora, qua l'abbiamo visto che c'è questo re. Fammi fare una cosa adesso con queste. Fammi mettere su questo re di coppe. Ah no, questo è un cavallo di coppe, ragazze mie. Sì, perché qua c'è la corona, qua c'è invece il cavallo. Vabbè, tanto è un invito d'amore che apre nuove possibilità, no? Il significato era più o meno lo stesso. Vediamo su questo re di coppe, al suo positivo. Nei tuoi confronti, anche se è una donna, eh? 3 di spade, non se l'è passata bene questa persona. 8 di spade, uff. Ah, re di bastoni, eccolo quello che c'è qua. Guarda, questa persona, io non so se è la stessa persona, però mi parla di una persona che ha sofferto molto per una chiusura e si è sentito frustrato. Il re di bastoni è una persona che trova il coraggio di uscire fuori dalla sua frustrazione. Non a caso qua abbiamo amore, desiderio di passione, no? E quindi questa è una persona che è decisa ad avere coraggio nei tuoi confronti. Anche se cioè questa persona ha questa energia nei tuoi confronti, io ti vedo qua sulle tue cose, cioè imperatrice con regina di denari, facendo un cambio emozionale. Io credo per alcuni di voi che chiudete con una persona con la quale siete già in chiusura o siete già in pausa perché vi dà confusione. Oppure una persona un po' più fredda oppure più immatura da un punto di vista emozionale, va bene? E costruire palazzi, la carta che comunque sia insieme a questa è una carta che mi parla di basi, no? Basi su cosa? Su una nuova consapevolezza.
E questa qua è l'energia della persona con la quale ti confronti anche a livello emozionale in questa settimana, quindi anche questa persona ha vissuto quell'aspetto di narcolessia spirituale di cui ti ho parlato prima, che è un po' un addormentamento spirituale. Cioè, che cosa vuol dire addormentamento spirituale? Quando fai andare al timone la mente razionale. E quindi è vero tutto ciò che si vede. No, è reale perché è irrazionale. Tutto ciò che si vede non è reale. Quello che senti invece è reale. Ok. Vediamo un po' con i miei potenti oracoli lui lei, vediamo la parte energetica di questa persona. La, che non lasciano proprio spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo l'espressione energetica profonda di questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Ah, ti sposerò perché? Te l'ho detto che qua c'è la voglia di investire, ti sposerò perché? Cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi, pensa un po'. Per alcuni di voi è una persona che conoscete già, qua abbiamo un nuovo amore, qua una persona vecchia, vedi? Cioè, che conoscete già, quindi perché siamo comunque a migliaia, no? Allora, qual è il senso? Sono scappato per paura che mi lasciassi. 4 di spade, 8 di spade, una persona che scappa e sta una chiavica, proprio perché è scappato. Poi trova il coraggio, grazie ai sensi di colpa che, che ha maturato, diciamo, e- ed è una persona che vuole un nuovo inizio. Va bene, vuole un nuovo inizio, però tu stai con l'imperatrice qua, quindi anche se questo è il tuo caso, questa separazione ti ha fatto lavorare sulle tue profondità, ti ha fatto alleare con le dee, gli dei. Cos'altro? Sei la mia primavera, siamo appunto in primavera, il nuovo inizio è proprio questa voglia di aprirsi a una nuova opportunità. Sei la mia primavera, voglio un nuovo inizio. Infatti io ti vedo stare molto bene con te stessa o con te stesso, 9 di coppia, la temperanza qua al centro, no? Avere nuovi fronti, nuove possibilità, che siano di natura amorosa, sentimentale o lavorativa o di progetti. E ti vedo molto forte, imperatrice, regina di denari, e l'otto di coppia mi fa pensare anche a una persona che può rientrare. Che può rientrare avendo preso il coraggio da che c'era silenzio, o una persona che si chiudeva più in se stessa, o che ha preso delle decisioni in conformità di una mente più risvegliata di prima, e quindi qua la falsa porta è anche relativa a questa immagine di questa persona nei tuoi confronti, che pensavi non fosse una persona che si potesse destare al coraggio, invece è così, ok? Vediamo cos'altro ci raccontano. Allora, mettiamoci queste. Rallenta, avanza a piccoli passi, la situazione va gestita con tranquillità. Apri il cuore al cambiamento, il terreno è fertile. Credi in te, osa, sei più forte di quanto credi. Queste carte mi stanno parlando di una situazione che è necessario che tu ti possa prendere il tuo tempo per decidere con calma le tue cose, ma soprattutto di situazioni che sono andate più lente, arriva un cambiamento in questa settimana, e affinché tu possa costruire palazzi, cioè avere il potere di costruire nuove fondamenta, sia a livello pratico che a livello sentimentale, devi credere in te stessa. Anche qua, osa, sei più forte di quanto credi. Qua farai un cambiamento in questa settimana, quindi mi dice già che oserai nel fare qualcosa che ha come prerogativa il credere in te stessa o in te stesso. Mi spiego? Qua ci sono dei frutti a livello lavorativo che o a livello di tua stabilità che arriveranno molto presto. Però questa è la settimana che affinché arrivino questi frutti devi liberarti da una certa zavorra emozionale, e lo farai, cioè troverai il coraggio per farlo. Mi spiego? Ok, mettiamoci l'ultima carta per te, mettiamocela di queste.
Intuito, fatti guidare dal tuo intuito perché è molto potente, mi dicono. Riceverai aiuti e ispirazione celeste. Comprenderai i tuoi errori, benessere ritrovato. C'è un benessere ritrovato. Aiuti e ispirazione celeste. Sì. Allora, gli errori sapete che non esiste l'errore. Perché quello che hai fatto prima ti serviva per essere oggi qua così, con questa consapevolezza. Quindi ti seguo, ti dicono direttamente segui il tuo intuito perché stai molto forte. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, per questa stesa io concludo qui, passo alla seconda variante se mi seguite anche dall'altra parte, altrimenti ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante del telefono o anche la variante del telefono. Andiamo a vedere quali sono le energie per te in questa settimana, quali sono gli eventi che sono enti, entità con i quali ti confronterai per il raggiungimento dei tuoi desideri, dei tuoi obiettivi e dei tuoi ideali. Allora, partiamo con questa volta a differenza dell'altra variante, con le carte della Maria Vittoria, gli oracoli genealogici. Vediamo. Ne mettiamo una di queste, poi mettiamo queste, sempre della Maria Vittoria, le carte della numerologia. Poi ci mettiamo le carte delle fate. Poi ci mettiamo, aspettate, ragazze, dove stanno? Stavo cercando queste. Allora, iniziamo. Vediamo quali sono le energie per te. Riti, state facendo riti, rituali sciamanici come se non ci fosse un domani. Io già vi faccio un applauso, ragazze mie ragazzi. Ti stanno dicendo in questi giorni i rituali saranno fondamentali per convincere il corpo della nuova consapevolezza. Sapete, come vi insegno sempre, se noi non coinvolgiamo il corpo nella realizzazione dei nostri obiettivi, dei nostri ideali e talenti, non si va da nessuna parte, perché il corpo contiene le memorie cellulari e quindi fare i mudra, anche come vi ho insegnato nella pratica della Kundalini, il Kundalini Mudra, le posizioni delle mani, fare una sequenza fluida di yoga sciamanico o fare dei rituali proprio mattutini, anche soprattutto quelli che sono usciti dai vostri segni zodiacali. Questa è la settimana in cui, se ci date dentro, ben venga, insomma. Anche i rituali con i mantra, le formule psichiche, le formule magiche che vi ho messo nel video Magia Pratica 11, sia la prima parte che la seconda. Quindi questa è la settimana in cui dacci dentro, ok? Allora, la dicitura dice: benedico il momento del mio concepimento, della mia nascita, festeggio la mia infanzia, la mia adolescenza, celebro la mia vita da adulta, onoro la mia vecchiaia. Ok, allora questa carta mi sta mettendo anche l'attenzione sulla dissoluzione delle cose. Che cosa vuol dire? Quando noi cresciamo, la maturità, la vecchiaia, la maturità, la vecchiaia, cos'è rispetto al modus vivendi in cui ci troviamo del Kali Yuga, che si dà molta importanza a ciò che appare, che è un'illusione, alla superficialità delle cose. Non è il nostro caso della nostra famiglia, però ti stanno facendo mettere l'attenzione sull'essenzialità. Mi ricordo una bellissima intervista del maestro Jodorowsky che diceva: mi piace invecchiare perché
invecchiando la natura mi toglie il superfluo e vivo nell'essenziale. È una gioia mai descritta, dice lui. È proprio questo, che man mano che noi cresciamo in consapevolezza ci denudiamo del superfluo e andiamo all'essenziale. L'essenziale è tutto. E quindi dicono, focalizza l'attenzione sull'essenziale in questa settimana. Cos'è per te essenziale? L'essenziale. Va bene? Perché sei arrivata qui, sei arrivato qui, affinché tu potessi scrollarti di dosso tutto ciò che è superfluo. E quindi in questa settimana sono giorni rivelatori per te, in quanto dal momento del tuo concepimento, della tua nascita, nella tua infanzia, nell'adolescenza, tutto ciò che per cui abbiamo combattuto nel superfluo, ci è servito affinché noi potessimo capire quanto è superfluo il superfluo, quanto gli attaccamenti al superfluo, a ciò che appare, a ciò che il modus operandi di vita di questo momento storico è così superficiale, rimane tanto in superficie. E quindi ti invitano questa settimana a mettere l'attenzione sull'essenziale. E questo lo puoi fare attraverso i mudra, che è la posizione delle mani, coinvolgendo il corpo, con le formule psichiche, con i mantra, perché i mantra, come vi spiego sempre, sono un approccio alla vita potentissimo, perché essendo anche quelli i mantra pronunciati in sanscrito, sono caricati da tutte le volte in cui i grandi maestri li hanno caricati, li hanno detti, e quindi è tutto frequenza, energia, vibrazione. Anche se tu non sai quello che stai dicendo, ma pronunci il mantra, il cui significato è molto più profondo del significato che noi gli possiamo attribuire in italiano, allora attiva in te il mantra delle antiche memorie. Quelle antiche memorie ti fanno andare all'essenziale in questa settimana e godere pienamente dell'attimo presente. Ok, cos'altro? La pecora nera, bellissimo. Sei diversa dal gregge, hai una marcia in più, sii felice e vivi la tua sana follia. Beh, questa è la nostra carta, no? È la nostra comunità. Cioè, devi vivere la tua follia. Chi è folle? In ogni epoca storica ci sono i folli. I folli sono i mistici adesso, quelli che sanno la verità, che non la sanno concettualmente, ma la vibrano emozionalmente. In ogni contesto culturale, storico, sociale, i folli sono coloro i quali escono dal gregge, dall'omologazione, da quella superficialità di cui abbiamo parlato prima. Ti stanno dicendo questa è la settimana in cui godrai vivendo il tuo essere pecora nera, diversa dal gruppo, diversa dal gregge, l'omologazione del superfluo. Ok, cos'altro? Chiedi quello che vuoi, chiedi e ti sarà dato, perché quando tu vivi nella tua natura selvaggia, tutti i tuoi obiettivi si realizzano perché non fai alcuno sforzo. Come diceva il grande Naropa, che è la prima legge dello yoga sciamanico, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ti devi impegnare, perché l'impegno non ti fa sentire lo sforzo, non è sforzo l'impegno. Voi sapete, io lavoro tutto il giorno e tutte le notti, anzi, mo ho iniziato a dormire comunque, da alcuni mesi. Mi sono prefissa di non lavorare più di notte, coscientemente. Lavoro in astrale, aiutando tutte le persone che sono nel transito a chi posso donarmi durante il sonno, no? Pronunciando anche la necessità di supportare chi è nel transito o dall'altra parte del velo. Quindi vi stavo dicendo, quando sei nella tua natura profonda puoi realizzare qualsiasi cosa, non hai ostacoli, non ci sono intoppi. Gli unici intoppi sono con le tue stesse resistenze a voler fare una determinata cosa. Qua dice chiedi quello che vuoi in questa settimana perché ti sarà dato. Perché? Perché vivi con la tua natura. Va bene, quando non sei con la tua natura e vivi cercando di omologarti a qualcuno o un esempio di qualcuno o a qualcosa, le cose vanno storte. Cioè, ci sono intoppi. Significa che la vita dice no, non devi andare di qua, non devi andare di qua. Ok. Vabbè che ogni cosa che arriva ha un fine, non ha una causa, no? E il fine di ogni cosa che arriva è quello di bruciare attaccamenti, resistenze e paure. Gli ostacoli che ci vengono nella vita
Adesso ti ho detto così perché è relativo a quello che ti sto leggendo, ma tu lo sai che io ti dico sempre che ogni cosa che arriva ha un fine, che è quello di farti superare te stessa o te stesso. Laddove le cose non vanno, tu lo sai percettivamente. Laddove c'è una volontà egoica mentale di andare in una certa direzione e trovi intoppi, 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 rispetto a invece a una volontà dell'anima, laddove trovi degli intoppi, ma sono degli intoppi che tu, per te è figo superare. La differenza è sottile, ok? Lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno, quindi non esimerti in questa settimana ad essere selvaggia, selvaggio e autentico, ok? Energie dalla natura, sì, questa è una settimana in cui hai bisogno di stare un po' in contatto con la natura, perché questa è la carta che mi dice vuoi essere te stessa o te stesso in questa settimana, perché hai bisogno di cacciare fuori le barbabietole, insomma, che sono la tua vera natura selvaggia. Aiutati con i mantra, le formule psichiche e ripeti anche, per esempio, energia della natura. Mi viene in mente un bellissimo mantra che vi ho messo sempre nel video Magia Pratica 11, che è bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum. È un mantra del piacere, richiama quell'energia del piacere, che è un mantra che si fa cantando, ballando, stando a contatto con la natura. Fatti qualche passeggiata, un bosco, un albero, stai più fuori casa che dentro, va bene? Ok. Hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia, perché hai l'opportunità in questa settimana di chiedere quello che vuoi, seguendo la tua natura selvaggia, per realizzare certi obiettivi, capacità, talenti tue. Ok. Siccome e ti dicono però per farlo collegati alla natura, perché la natura è la nostra madre terra, che ti dà quell'energia per far venire fuori la natura selvaggia. Ok. Bellissimo, andiamoci a vedere adesso con i tarocchi cosa ci raccontano. Vediamo. Perché magari con questa carta puoi stare un po' stressata, un po' stressato. Lo stress viene dalla mente. Lo stress viene quando tu cerchi di conformarti a un certo ideale sociale o morale. Ho un esempio, tipo, sono all'interno di un contesto lavorativo. Ah, il mio collega ha fatto più di me. Ma perché io non, ma perché io non riesco a fare così? Perché e ti incazzi, scusami il termine, perché non riesci a fare come lui. Tu sei diversa da lui o da lei, dalla tua collega, dal tuo collega. È la natura che, riscoprendo la parte selvaggia tua, magari tu fai una cosa e la fai da Dio, il tuo collega per fare quella cosa da Dio ne deve fare 10. Mi spiego? Ecco perché magari ti stai confrontando, in questa settimana puoi confrontarti con qualcuno e dire perché non riesco a fare quello? No, è il paragone il problema che fa stressare la mente, perché siamo unici e ripetibili. Ok? Più o meno mi sono spiegata. Vediamo che cosa ci dice la stesa. Settimana dal 5 all'11 maggio. Infatti, cavaliere di spade, paggio di bastoni. Vedo comunicazioni, persone che passano all'attacco, anche tu. Può essere la tua stessa energia o l'energia di qualcun altro, però vedo che c'è molto movimento, molta forza. Il cavaliere di spade mi parla di metto in chiaro le cose, il paggio di bastoni mi parla di questa è l'energia di qualcuno che può essere tu o la persona con le quali ti confronti in questa settimana, irruenti, decisi a manifestare qualcosa. Comunicazioni e comunicazioni. Vediamo di che cosa parlano. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il cavaliere di bastoni e di spade, paggio di coppe, l'appeso, 4 di spade. Qua vedo tutto fermo da un po', in alcune circostanze, o è stato fermo da un po', hai cambiato magari prospettiva rispetto a degli eventi grazie a una situazione di fermo. Paggio di coppe, cavaliere di spade mi parla di qualcuno che passa all'attacco. Comunicazioni, anche possono essere degli amici o degli amici che ti risollevano un po' da una situazione un po' stagnante, va bene? Amici, figli o comunicazioni di una persona amica, anche qui vedo, che
ti sollecitano, ti sollecitano. Però lo vediamo nel corso della lettura. Vediamo energia attuale. Asso di denari, vedo una bellissima opportunità in ambito pratico. Una nuova opportunità, pratico o lavorativo. Al positivo, 2 di spade. Se avevi dei dubbi si schiariranno. Il blocco, la forza. Qua mi parla di tensione, un po' di tensione per questa opportunità. La forza al blocco mi parla anche di un po' di mancanza di coraggio nell'affrontare qualcosa. Che mi parla di questa opportunità in concreto, mancanza di coraggio a cogliere un'opportunità o mancanza di coraggio oppure un po' di tensione su questa opportunità, dei dubbi inerenti a questa opportunità, però vedo un'opportunità in concreto, mi parla di denari, cioè denari sono il corpo, il lavoro in pratico. Vediamo passato, la regina di bastoni e la papessa. Mi parla di 2 figure femminili qua. Mi può parlare di una figura femminile all'interno del contesto lavorativo, magari un superiore, una figura femminile un superiore, con la quale c'è un po' di tensione. E magari non sai cosa pensare di questa persona, però i dubbi si schiariranno. Per alcuni di voi è questo, per altri invece mi parla del fatto che stai lavorando molto con la legge spirituale. Questo ti sta dando forza e potere, questa è una conferma che io ti sto dando, e arriva un'opportunità che è il risultato di questo tuo lavoro interiore, che magari puoi avere un po' paura a prendere. Vediamo che cosa dicono qui. Gli amanti, paggio di spade, 2 di denari. Qua c'è una dualità sul piano o amoroso o una certa dualità nel fare una scelta rispetto al lavoro o rispetto al lavoro e l'amore. Mi dicono che qua parlerai con qualcuno per risolvere dei dubbi, anche di situazioni rimaste in sospeso. Ci sono diverse persone qua, quindi siccome la stesa generale non è sull'amore in sé, ti dico quello che vedo, te lo leggo e poi tu lo applichi, no? Anche se non ti risuona, aspetta qualche giorno perché poi sono gli eventi futuri, karmicamente vediamo gli eventi futuri. Allora, io qua vedo che arriva un'opportunità o d'amore o anche d'amore e di lavoro che ti vede con la necessità di fare una scelta. C'è un po' come dire, risolvere delle questioni in sospeso. Risolvere delle questioni in sospeso. Questo paggio di spade mi parla di risolvere delle questioni in sospeso con qualcuno riguardanti, per esempio se parliamo d'amore con 2 persone, oppure una certa dualità nell'amore, affinché tu possa prendere una decisione. I dubbi ti si schiariranno e potrai prendere questa decisione in questi giorni. Vediamo cosa c'è dopo il 2 di denari. Sì, la regina di coppe. Qua ti vedo fluire alle tue emozioni e ti vedo attendere, ma non è un'attesa, cioè ti vedo fluire alle tue emozioni grazie a una decisione che prenderai in questi giorni. Ti vedo contenta, contento, proprio come questa immagine, no? Vedere fluire ai risultati delle tue azioni che farai e ti vedo contenta o contento. Io credo che qua tu risolvi qualcosa in sospeso a livello relazionale. Gli amanti, il paggio di spade e i 2 di denari. I 2 di denari qua mi parla di rimettere in equilibrio un po' di cose, no? Sul piano lavorativo farai anche una scelta qui. Ti vedo anche contenta di occuparti di più cose sul piano lavorativo, grazie al fatto che farai una scelta dove ti occuperai di più cose, però ti vedo serena o sereno, prendendo il coraggio di occuparti di più cose. Ok, vediamo cosa mi raccontano i miei tarocchi. Asso di denari al centro stesa. 10 di spade. Qua si è chiusa una tappa molto dolorosa, c'è l'inizio di una nuova tappa. 2 di spade al positivo. Il coraggio, qua abbiamo la forza. Allora, c'è una persona che ti può parlare, trovando il coraggio di parlare, e questo ti farà chiarire le idee. E anche tu prenderai il coraggio di parlare in una circostanza, e questo perché ti si sono schiarite le idee. Vediamo la forza al blocco.
2 denari. Qua vedo dei dubbi nel mettere sforzo e impegno in qualcosa, o in una connessione o in altro. Dei dubbi nel mettere sforzo e impegno in qualcosa. O può essere l'energia di qualcuno che aveva dei dubbi nel mettere sforzo e impegno in una connessione, che alla fine si risolve questa cosa. Lo vedrai che metterà sforzo e impegno e ti si schiariranno i dubbi. Vediamo la papessa, la regina dei bastoni, la papessa, il matto, la regina dei bastoni, 5 di spade. Qua vedo l'energia di una persona matura e una persona un po' più irruenta, un po' più immatura, con la quale ci può essere stata tensione. Mi parlano di figure femminili. Di figure femminili. Vedi paggio di spade di nuovo. Puoi aver discusso con una donna qui o avere delle tensioni con una figura femminile. O essere tu tesa per una questione riguardante la vita pratica. Perché è come se vedo che ti stai dando con fede alla legge spirituale, mi spiego. Poi vedo che hai questa cosa, ti permette di confrontarti con delle tue con una persona che ti fa sentire un po' di tensione, e questo cosa genera poi? Genera una riuscita dell'applicazione della legge spirituale nei rapporti interpersonali con una donna in particolare. Vediamo gli amanti. La ruota, c'è un cambio a livello relazionale, paggio di spade, 8 di bastoni. Ti parla una persona, qua c'è una persona che ti parla, un cambio arriva nel settore degli amanti, che può essere sia scelta lavorativa o ambedue, lavorativa e amorosa. C'è un cambio su questo, ti parla una persona, 8 di bastoni, di una persona che ti osserva, una persona con la quale ci sono dei conti in sospeso, dei discorsi in sospeso, che porta a ristabilire un certo equilibrio. 2 denari, vediamo. Il diavolo. Può essere una persona molto occupata sul profilo lavorativo, o lo può essere tu. 2 denari di nuovo. La morte. Qua avviene un cambio, può essere tu una persona molto ambiziosa sul piano lavorativo e questo ti porta a un cambio positivo, oppure può essere una persona che era molto occupata sul profilo lavorativo delle sue ambizioni, arriva un cambio, ti parla questa persona e ti vedo fluire con la regina di coppe, anche se sei uomo, la regina di coppe, la regina di bastoni, assolutamente sì. Ti vedo felice, contenta di questo dialogo, di quello che accade qui, in questo cambio che avviene sul profilo amoroso, sentimentale. Ti vedo contenta e felice, regina di coppe e regina di bastoni. Si ristabiliscono le priorità tra te e una persona. Sì, regina di spade, vedi quante regine. Può essere anche nell'ambito pratico, lavorativo. Io vedo qua una tensione con una regia femminile per alcune di voi. Vediamo il positivo ancora sul 2 di spade, la forza, 2 di spade. Sì, 6 di denari, sì, torna a un certo equilibrio, mi dicono le cose si mettono in equilibrio. Anche la voglia di capacità, la capacità di mettere da parte tua le cose in equilibrio nella vita pratica, avrai le idee chiare su come mettere equilibrio nella vita pratica in questi giorni. Vedo un'opportunità di lavoro importante, ti vedo contenta di qualcosa che raggiungi sul piano pratico e materiale, ti vedo anche occupata però sul piano materiale, però questa cosa non ti stanca, ti soddisfa. E poi sul profilo emozionale mi dicono che ci sono dei conti in sospeso che vengono risolti. Vediamo cosa mi dicono sull'amore. Ci mettiamo prima queste per te in questa settimana sull'amore. Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale ascendente, ragazzi miei, ok, del mese di maggio. Sia l'oroscopo del mese di maggio, sia i segni zodiacali sull'amore che ho pubblicato, li trovate nella playlist Tarocchi Amore Bonus. Allora, per te, è sicuro amare per te, c'è molta autostima da parte tua, c'è un nuovo amore oppure il rinnovo di una relazione e c'è molta attrazione, ok. C'è molta attrazione tra te e qualcuno, il rinnovo di una relazione oppure un nuovo amore. Ecco perché avviene questo cambio, vedo questa opportunità.
Vediamo con questi altri. Workplace romance, common cause connection. E per alcune di voi questa persona è sul piano, io vedo con questi denari anche sul piano lavorativo che potete incontrare qualcuno, c'è qualcuno. Qua c'è una persona con la quale avete una causa comune anche, cioè vi sentite connesse. Sì, cos'altro? Una connessione psichica c'è tra te e una persona. La tua connessione va al di là delle parole. Una persona con la quale hai una connessione che va al di là delle parole. Love language, physical touch. Una persona che mi viene in mente con la quale hai molta connessione psichica, è come se ti toccasse con la psiche, ti toccasse, è come se percepissi il tocco di questa persona con la semplice connessione psichica. Interessante, vediamo un po'. Vediamo un po', voglio metterci per te qua da questa parte. Amore ancora per te. C'è una persona qua che ha ricevuto un amore non corrisposto, puoi essere tu o la persona con la quale ti interfacci in questi giorni che ha ricevuto l'amore non corrisposto. E c'è un amore platonico tra te e qualcuno. Amore platonico. Vediamo un po'. Che energia ha la persona che ti viene incontro in questa settimana? Asso di spade, ti parla, c'è una comunicazione. Sì, comunicazioni, temperanza, ottime comunicazioni, ottima energia nei tuoi confronti. Vedi la papessa, ecco perché. Allora, la papessa era già uscita qui, no? Mi parla di una persona che è fortemente attratta da te per il tuo potere psichico e quindi vi scambiate questa sorta di psiche-amore, psiche-amore, il mito di amore e psiche. Qua c'è questa persona che è molto attratta da te e vedo che tu sei molto più matura a livello psichico emozionale di questa persona ed è molto attratta da te, c'è una sorta di amore platonico tra te e questa persona e vedo che è una persona che ti scruta, ti osserva. E tu sei contenta di questa o contento di questa situazione con questa persona ed è come se ci fosse più una sorta di erotismo psichico tra te e questa persona. Vedo la voglia e la necessità di questa persona di parlarti a soli spade, temperanza, di parlarti in termini equilibrati, belli, però è come se dovesse trovare la chiave per conquistarti con questa papessa. Vediamo, questa è l'energia di questa persona. Cosa succede alla fine tra te e questa persona? 3 carte, per favore. La morte, un cambio. C'è il 2 di coppe qua, Qua abbiamo il 2 di coppe e il 7 di denari. C'è un investimento. Abbiano un cambio, c'è un amore condiviso e vedere cosa succede di questo amore condiviso, il 7 di denari, vedere cosa si investe. Sì, è una bella stesa. Vediamo con i miei oracoli, lui, lei, che non lasciano spazio al dubbio, il profilo energetico di questa persona e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto in info box in descrizione, ok? Quindi mi arriva, può essere una persona, può essere il fatto che tu non vuoi mettere sforzo e impegno se non ne vale la pena, oppure ti vedo occupata in altri ambiti. Allo stesso tempo è questa persona che metterà lo sforzo e l'impegno e tu ti chiarirai le idee, cioè, vedi, nel quotidiano sto bene con questa persona, cioè una cosa che arriva poco a poco, no? C'è anche questa attesa della regina di coppe e il fatto che questa persona ti faccia queste lusinghe, no? Ti fa sentire con la regina di coppe, cioè te la sorridi qui, guardi questa persona mantenendo il tuo potere di regina di bastoni, no? Però ti tocca il cuore, mi viene da pensare, sì. Cos'altro? Vediamo il profilo energetico di questa persona. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. È una persona che arriva risoluta. Viene da un amore non corrisposto, può essere stato tra tutti e due, però vedo qua l'altra persona che è rifiutata da te, oppure una persona che viene da un amore non corrisposto. Cos'altro?
tutti veniamo da amori non corrisposti. Quindi il senso qual è rispetto a questa stesa? Una persona che ha elaborato una certa consapevolezza, di maturità. Cos'altro? Sto male senza di te. È una persona che quando non sta con te sta male. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. È una persona con la quale, con quella temperanza lì, non mi ricorda un po' questa carta, ti sentirai a tuo agio. E te la ridi sotto i baffi, anche se magari non ce li hai. Te la ridi un po' e ti senti figa, ti senti bene o figo, insomma, con questo corteggiamento, con questo... che poi non è solo corteggiamento, io qua vedo amore condiviso, c'è un 2 di coppe. E vedere cosa si semina, mi spiego? Può essere il rinnovo di una relazione oppure proprio un nuovo amore perché me l'hanno marcato, d'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui per questa stesa, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima, vi abbraccio fortissimo e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante con la chiave di violino. Andiamo a vedere quali sono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana. Allora, andiamo a vedere. Partiamo con i tarocchi oracolari delle fate. Mettiamo prima gli oracoli, un po' di oracoli. Ne mettiamo una. Poi ci mettiamo questi, ci mettiamo gli Angelion, poi ci mettiamo queste, gli oracoli della magia, poi ci mettiamo queste, ok, e partiamo. Vediamo un po' per te in questa settimana dal 5 all'11 maggio. 8 d'inverno. 8 d'inverno mi parla di un po' di 8 di spade, no? È come se ti sentissi un po' bloccata mentalmente per qualche cosa, puoi sentirti bloccata in questa settimana. Nella dicitura dice hai i mezzi che ti occorrono, devi solo credere in te stesso. Ce li hai tutti i mantra, le formule psichiche. Magia pratica 11. Pensi di essere impotente, ma non è così. La mancanza di autostima ti impedisce di realizzare i tuoi desideri. Quando abbiamo degli obiettivi, ragazze mie, ragazzi, in questa settimana ti puoi trovare ad avere un po' di troppa mente, no? Allora, quando noi utilizziamo le formule psichiche, i mantra, tu ti sposti dalla mente ordinaria razionale alla mente poetica, trascendente. Ok? Quindi qualsiasi situazione di blocco, là ti ho messo un prontuario, tanto già lo sapete, lo dico soprattutto per le ragazze che non l'hanno ancora visto. E Magia Pratica 11 ci sono le formule psichiche, le formule magiche, i mantra per spostarti subito e realizzare quella cosa, ok? Vediamo un po' cos'altro. Ispirazione, guarda, lo sapevo che usciva questa carta, cioè me lo stavo sentendo. L'ispirazione ti arriva pronunciando le formule psichiche perché tu spostandoti da una mente che sta tutta contratta, no? Non vede, non sente, non sente la poesia, la bellezza, l'ispirazione. Cosa succede? Che tu pronunci un mantra a seconda della... ti ho dato proprio il prontuario, a seconda della circostanza e ti arriva l'ispirazione. Sarai ispirata in questa settimana da una situazione di contrattura mentale, di contrasto tra mente e ispirazione, tra mente e cuore diremmo. Ti arriva un'ispirazione, ti arrivano delle ispirazioni, ti sentirai profondamente ispirata rispetto alla mente che ti vuole trattenere. Ok, ho ispirato. Perché questa è la carta più bella della magia, l'universo, tutti siamo polvere di stelle. Cioè qua mi parla di una sensazione di inizialmente, magari
le prime ore della settimana prossima, dal 5 all'11 maggio, primo giorno, secondo giorno, in cui vuoi fare delle cose, però ti senti bloccato o bloccato. Che succede? Fai la formula psichica, la formula magica, o ti affidi a un evento, alla circostanza, insomma sapete come funziona, no? Come si gestiscono le situazioni. E realizzi qualcosa, polvere di stelle, la stella, la realizzazione di qualche cosa, realizzi qualche cosa in questa settimana, ok? Cos'altro? Sì, la saggezza, ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. Voce interiore e saggezza e ispirazione sono è la parte poetica, la parte mentale, scusami, la mente poetica, trascendente che ti parla, no? Che ti fa trovare ispirazioni per realizzare degli obiettivi in questa settimana, a discapito della mente che ti vuole trattenere. Chiarissimo. Ok. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. A volte non sentiamo l'intuizione, cioè è sottile, però quando tu pronunci le formule magiche, le formule psichiche o i mantra, poco dopo ti arriva un'ispirazione, un'intuizione, perché sei passata sull'altra mente, quella che vede tutto, non quella che non vede niente, la mente razionale. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi per te in questa settimana. Vediamo. L'imperatore e il 6 denari mi parla di situazioni, è un buon taglio questo, è un buon taglio, mi parla di equilibrio, di entrate di denaro o mi parla di stabilità, di ordine, di equilibrio. È un buon taglio questo, stabilità ed equilibrio, situazioni che si risolvono, che mi parlano della vita pratica, della quotidianità, del lavoro, della vita pratica, vedo equilibrio qui, anche dei colloqui di lavoro che vanno bene o un confronto con un direttore, un capo, l'imperatore anche è una figura, no? Una figura che dà stabilità istituzionale anche. Ok, vediamo energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 denari, 10 denari, 5 di denari, 7 di coppe, ok. Io qua vedo un'escalation, vedo che per quanto riguarda ciò che è la famiglia e la casa, anche un'eredità può essere, anche un'eredità. Mm, Ti viene dato il giusto per quanto riguarda la tua stabilità sulla vita pratica, denaro, lavoro, il giusto, vedo il giusto qui. Ok, vediamo energia attuale, la ruota, è momento di cambiamenti. La ruota al centro stesa mi parla di alcuni cambiamenti. Poi adesso andiamo a vedere di che natura sono. Ma la ruota è la ruota del destino, la ruota della fortuna. Al centro stesa mi parla di cambiamenti che sono voluti dal destino. Adesso vediamo di che cambiamenti si tratta. Al positivo abbiamo un bellissimo 3 di coppe, ti vedo festeggiare, celebrare con amiche, con amici, c'è una celebrazione. Quindi questa è la settimana in cui al tuo positivo hai degli amici, dei compagni di viaggio che ti supportano. Vedo armonia, vedo uscite con le amiche, con gli amici, bella energia che ti è intorno, bella energia. Vediamo il blocco qual è. Il cavallo di spade. Ci può essere tensione qua con qualcuno rispetto a una situazione, lo vediamo nel corso della lettura, passato. Asso di coppe e il re di spade. Mi stanno dicendo che c'è tensione con qualcuno. L'asso di coppe mi parla sia dei tuoi poteri psichici che portano buona energia intorno a te in questa settimana, però mi parlano anche di prendere delle decisioni ferme, conformi a delle cose che vuoi fare. Mi può parlare anche di un blocco con una persona qua, re di spade, asso di coppe, con la quale c'è stata insomma una relazione, l'inizio di una relazione, c'è tensione con questa persona. Vediamo nel corso della lettura, vediamo. Sì, allora 5 di bastoni, avviene un piccolissimo, vediamo dopo, ok, re di bastoni. C'è tensione con una persona, può avvenire un piccolo litigio con qualcuno dovuto a circostanze
che parlano di o di litigio per le persone intorno, parenti, familiari, amici. C'è un cambio, avviene un cambio che mi porta a un litigio con qualcuno, o un'incapacità di intendersi con qualcuno, con questo re di bastoni, che può essere la stessa persona di prima, però qua vedo con la quale magari le cose stanno andando bene, a un certo punto c'è un litigio, una tensione, o una persona che parla e ti dice delle cose in modo un po' brusco, può avvenire una tensione. E poi, sette di bastoni. Che viene dopo il sette di bastoni? Allora, qua c'è un litigio con qualcuno e tu ti chiudi. Allora, c'è un litigio con qualcuno, tu ti chiudi. La cosa positiva è che c'hai delle persone, degli amici che ti alzano il morale, con i quali sei in risonanza. Allora, io vedo qua un litigio con qualcuno in questa settimana, ecco perché questo 8 di spade è qua, però devi usare la tua saggezza per realizzare qualcosa. Allora, il 5 di bastoni mi parla di litigio, capacità di intendersi, di venirsi incontro, oppure una situazione di tensione. Il cavaliere di spade è qua al blocco, già me lo diceva. Poi vedo un 7 di bastoni e un 4 di denari, cioè un blocco con questa persona dovuto a un litigio o un'incapacità di intendersi. Al tuo positivo cos'hai? Hai degli amici, delle persone che alzano il morale, con le quali stai bene. Vediamo cosa viene dopo. Il carro. O metti un blocco con qualcuno, litighi con qualcuno, prendi le redini della situazione e poi ti allontani da questa persona, perché qua vedo che la situazione si rianima per te. Non lo so se si rianima tra te e questa persona oppure si rianima proprio per te a prescindere, va bene? Mi può parlare di chiunque, qua vedo un asso di coppia, può essere una persona a livello emozionale. Vediamo che mi dicono i miei tarocchi. Anzi, fammi prendere questi altri. La ruota a centro stesa. Energia attuale la ruota. La papessa. Da un momento all'altro puoi non parlarti con qualcuno. O sta già succedendo questa cosa, che c'è silenzio. 3 di coppe. È positivo. La torre, che ti ho detto? Puoi non parlarti con qualcuno da un momento all'altro. Però ti dico, può succedere anche che puoi fare pace con questa persona, però non è subito. Che qua vedo degli amici intorno a te, delle persone. Vediamo questo cavaliere di spade. Sì, 5 di coppe, succede qualcosa con qualcuno qua, o da un momento all'altro è già successo, qualcosa che ti fa sentire un po' triste, o l'attitudine di questa persona un po' irruento, questo mi stanno dicendo. Vediamo questo re di spade. 8 di spade, 8 di spade, vedi c'è un blocco con questa persona, asso di coppe, 8 di bastoni, da un momento all'altro si bloccano le comunicazioni con qualcuno, è già accaduto. Vediamo questo 5 di bastoni. 9 di spade, vedi avviene un litigio che genera preoccupazione. Re di bastoni. Il matto. Paggio di bastoni qua sotto, non tutto al contrario, io non leggo le carte al contrario. Vediamo questo re di bastoni ancora. 10 di spade, qua si chiude una situazione con qualcuno. O è successo già questa cosa e mi stanno parlando che ti apri al nuovo, c'è gente nuova, vedo che proprio metti un blocco con questa persona. Sì. Vediamo questo 7 di bastoni. Non è una specifica sull'amore questa stesa in generale, però mi stanno puntando l'attenzione a livello emozionale. 7 di bastoni. Il giudizio. Sì. Il 4 di denari. Sì, 7 di spade. Non ti fidi molto di questa persona oppure ti rendi. Allora, io credo che o vieni a sapere qualcosa di questa persona o vieni a sapere qualcosa che non ti fa fidare di questa persona, chiudi, non so, ti proteggi, metti un po' le difese.
vieni a sapere qualcosa relativa a delle persone intorno, possono essere amici, familiari, parenti. Fatto sta che vieni a sapere qualcosa con questa persona e decidi di chiudere, o questo può essere già successo, e qua succede che ti apri al nuovo in questi giorni. Vediamo questo carro. Paggio di coppe, secondo me ti apri al nuovo, a persone nuove. Finalmente ti apri, questo mi stanno dicendo, dopo una situazione di papessa, arriva un cambio su più fronti, mi spiego? C'è un po' più di introspezione. Qua c'è una persona nuova, mi dicono, che la puoi conoscere uscendo con gli amici, oppure ti corteggia, oppure una persona che viene da fuori, o comunque ti sposti, qua c'è uno spostamento che ti fa conoscere questa persona, o con la quale entri in relazione. Credo che sia una persona nuova, perché qua mi mettono 10 di spade sul re di bastoni. E darsi al nuovo con il matto. Però può essere anche la stessa, dovete vedere un po', siamo a migliaia, no? Fatto sta che il succo qual è? Che da una situazione di introspezione o di elaborazione tua, la papessa e la ruota al centro stesa avvengono dei cambi sulla base della tua saggezza. Saggezza, papessa, saggezza qui, siamo polvere di stelle, realizzi un obiettivo. Io credo che l'obiettivo sia quello del darsi, dell'aprirsi al nuovo, alla conoscenza, no? Sì, mi stanno puntando l'attenzione su questo. Vediamo nell'amore nello specifico, ci iniziamo a mettere prima di tutto queste nell'amore per te in questa settimana. Guardate sempre il vostro segno zodiacale, ragazze mie, ok? Che è uscito per il mese di maggio 2025. Amore idealizzato. Mi può parlare anche del fatto che hai idealizzato qualcuno, vieni a sapere qualcosa, c'è un litigio per cui vieni a sapere qualcosa, questa cosa è tronchi e chiudi. E poi c'è un amore passionale qua. Sì, vediamo un po'. Cos'altro mi dicono queste altre? Queste in inglese. Spirit Soul Path. C'è un'unione spirituale con qualcuno. A personal evolution within your relationship. Maturi emozionalmente. Qua c'è una maturità emozionale che raggiungi. E credo di past. Andiamo al passato. Clear energy. To have more love in your life. Qua devi pulire l'energia del passato con qualcuno. E qua lo fai. Perché poi arriva un amore passionale. Magari hai idealizzato qualcuno. L'abbiamo messo sul piedistallo, no? Lo facciamo inconsciamente. Però qua tronchi con qualcuno e ti apri al nuovo. Questo mi dicono. Vediamo cos'altro mi dicono questi altri oracoli. Fai attenzione alle bandiere rosse, infatti qua c'è un litigio o una situazione dove meriti amore, ti accorgi di meritare amore. Sì, c'è un'anima gemella qua. Vediamo su quest'anima gemella. Però prima di quest'anima gemella c'è questa situazione qui. Vediamo cosa mi dicono di quest'anima gemella. Che comunque con questo carro, il 3 di coppe qua, vediamo? Vediamo questa. Che energia ha questa persona che arriva nei tuoi confronti con questo carro, il paggio di coppe? Ah, qua c'è il 5 di bastoni. Può essere che sia la stessa persona con la quale c'è un litigio, litighi e ti chiede scusa. Litighi e ti chiede scusa. Qua dice pulire l'energia del passato, no? Situazioni in sospeso. Qua c'è un 5 di bastoni. O può essere una persona che è gelosa anche. Che energia ha ancora questa persona? Sì, il mago. Vuole manifestare un'opportunità importante con te, non ti lascia scappare per niente al mondo, il diavolo. Vedi, cavaliere di coppe, sì, può essere che la stessa con la quale litighi, secondo me scopri qualcosa. O non lo so che cosa, perché c'è il giudizio, il 5 di bastoni, il 7 di spade che non ti ha detto questa persona, che non ti dice, chiudi e poi questa persona reagisce a te. Sì. Vediamo che scopri, scusa, stiamo qua apposta. Vediamo, mettiamoci le sibille. Vediamo che scopri qua.
sono andate nel... eccolo qua. Voglio sapere per favore relativo a questo 5 di bastoni o a questa persona gelosa di te perché c'è un'altra persona, comunque c'è qualcosa che succede. Cos'è che scopri in questa settimana rispetto a questa persona? Cos'è che scopri? Questo 5 di bastoni, allegria, bambino, costanza. Sai che mi arriva con queste carte qua? Che forse questa bambina, questo bambino è un po' immaturo, stavo dicendo. Vedi una persona un po' più immatura, però che poi ha la costanza di essere migliore. Non mi stanno dicendo in particolare cosa scopri. Forse scopri un lato di questa persona che è un po' con il matto, un po' incostante, diciamo, e qua è uscita la costanza, no? Ancora cose che scopri. Casa, domestico, amica. Vieni a sapere qualcosa da un'amica. Allora, da una tua amica, questo 3 di coppe, secondo me è un 5 di bastoni, vieni a sapere qualcosa di questa persona da un'amica tua che è fidata. Ci sono in mezzo degli amici qua. Vieni a sapere qualcosa. Oppure parli con un'amica che ti dice qualcosa che ti permette di chiudere, di tracciare una linea con questa persona e poi questa persona reagisce. C'è di mezzo un'amica o degli amici qua. Fammi vedere un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti con i miei potenti oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. L'energia di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Siccome mi hanno messo anima gemella, insomma, vediamo. L'energia di questa persona nei tuoi confronti. Il quadro energetico perfetto voglio, per favore. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Senti, questa persona ben intenzionata con te, cioè siamo una coppia sacra significa che questa persona ha consapevolezza del darsi nei tuoi confronti. Insieme cambieremo il mondo significa anche il modo di approcciare la relazione, alle cose, no? Cos'altro? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E infatti vuole tutto di te questa persona. Cos'altro? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona che con te si sente a casa. E la casa cos'è? È il sentirsi autentica, no? Il potersi sentire autentica. Guarda, ragazzi miei ragazzi, qua c'è la saggezza da usare, no? Nel senso, anche in eventuale litigio o dissonanza o discordie o alterco, mi verrebbe questa parola così aulica e antica. Questo 5 di bastoni che mi parla di incomprensioni, no? Usa la saggezza, l'ispirazione cosa vuol dire? Tutte le proiezioni che abbiamo davanti, quello che ci succede sono nostre proiezioni, cioè non c'entra la persona in sé. Ok, la persona si fa portavoce di una certa immagine che tu devi evolvere in un certo momento e con le formule magiche, i mantra, tu sciogli le cose, anche la formula pentacolare. Può essere che ci sia anche gelosia di questa persona nei tuoi confronti, che magari tu la vedi come amica, questa persona ti può fare una parte che la vedi gelosa, qua c'è amore passionale e allora tu dici ma chi vuole questo? Cioè, usa la saggezza, per ognuno di voi è diversa. Fatto sta che questa è la settimana in cui quello che ti accade come immagini, c'è questa tensione, ha la facoltà e la
necessità di farti sviluppare intuizioni, ispirazioni. Ogni cosa che accade, ricordiamo ragazze mie, ragazzi, ha un fine, non ha una causa. E il fine ultimo di ogni cosa che ti accade è la libertà e l'amore. Libertà da cosa? Paure, resistenze e attaccamenti. L'anima vuole che tu realizzi doti, capacità e talenti che attraverso le immagini, che sono gli eventi che ti accadono, vuole farti realizzare. E qua c'è una sensazione un po' come dire, c'è situazione che bolle in pentola, mi spiego? Sì. Ok, ragazze mie, ragazzi, poi ognuna di voi si lascia ispirare appunto nelle vostre situazioni specifiche e ti metto un'ultima carta di queste a livello generale per te in questa settimana. Qui ed ora. Allora, questa è la carta che dice proprio qui ed ora, in questa settimana succedono le cose, ma soprattutto ti dicono il qui ed ora cos'è? La conoscenza dell'attimo presente. Quindi non ti focalizzare su ciò che è successo ieri, su ciò che è successo un'ora fa, su ciò che è successo, che può succedere tra un'ora, ma focalizza la conoscenza dell'attimo presente. Lo sai quando lo fai, non lo sai prima. Allora il mantra più potente che mi viene con il qui ed ora è Shrim Paramesvari Svaha, che lo trovate nella playlist yoga sciamanico dove c'è scritto fallo appena sveglia, va bene? Lo potete fare durante la giornata pure, una volta sola, tipo dovete fare una cosa, va bene? Shrim Paramesvari Svaha, stai nell'azione, ti dice questo mantra. E anche la carta del qui ed ora, stai nell'azione, non pensare troppo, 8 d'inverno, perché quando noi pensiamo troppo e non stiamo nell'azione, accumuliamo karma. E quindi affinché tu possa stare nell'azione, che significa stare nella conoscenza dell'attimo presente, tipo succede questa cosa qui, non stare nel pensiero, stai nell'azione, pronunciando il mantra e vedrai che ti arriva l'ispirazione. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!